Benvenuti, cari spettatori, in un nuovo racconto profondo di stelle turche rivelate, il canale dove attraversiamo i corridoi più sussurrati dello showbiz con sincerità, curiosità e una dose di empatia. Prima di aprire questo capitolo intenso che ha scosso il cuore del pubblico, ricordatevi di iscrivervi e di premere il tasto Unisciti per sostenerci ancora di più. La vostra presenza dà voce a ogni storia che condividiamo. Nota importante. Quanto state per ascoltare è una narrazione romanzata per intrattenimento, ispirata ai meccanismi emotivi delle relazioni sotto i riflettori. Non intende riportare fatti verificati su persone reali. Ci sono storie che si spengono come una fiamma alla fine di una candela, e altre che si rompono come un temporale che divide il cielo. Quella tra Ozan Akbaba e Sinem Unsal, in questa ricostruzione, appartiene alla seconda specie, un addio che non è solo fine, ma svelamento. Non un epilogo qualunque, bensì lo sciogliersi di un racconto che il pubblico aveva stretto al petto, nutrito di immagini, interviste, sguardi rubati. Mesi di lavoro sotto luci feroci e una promessa che pareva più grande del rumore che la circondava. Per molto tempo, il loro legame non ha avuto bisogno di fuochi d'artificio o frasi preparate. Bastavano scambi di occhi che dicevano più delle parole, mezzi sorrisi custoditi dietro quinte troppo rumorose. Piccoli gesti che diventavano approdo sicuro nelle giornate stremanti. Appariva raro, pulito, non forzato. Eppure, sotto ogni storia luminosa, esiste un angolo d'ombra che, se ignorato, cresce. Qui quella penombra prese il profilo di domande lasciate senza risposta, gelosie sottili, incrinature invisibili nel punto in cui la fiducia fa da ponte tra due sponde. Chi era vicino a loro racconta che lo strappo definitivo non arrivò con un litigio plateale, bensì in una sera pensata per cucire e non per tagliare. Un tavolo con pochi amici, in un ristorante discreto, luci basse, la scelta calcolata di un luogo dove le verità possono affiorare senza temere microfoni travestiti da centro tavola. La serata si aprì con un filo di speranza, il desiderio di dissipare la nebbia entrata nelle conversazioni come una bruma insistente. Ma la sincerità, quando tocca i nervi, sa bruciare più di uno sgarro. Il punto di non ritorno, sussurrano i presenti, arrivò quando Ozan ammise un legame nato sul set. Una vicinanza, la definì. Amicizia, nella sua narrazione. Innocua ai suoi occhi, pesante ai suoi. Non era una confessione urlata né un'accusa contro qualcuno. Era quella verità che, appena pronunciata, ridisegna la geografia del cuore. Sinem non alzò la voce. Non tremò. Si mosse con la calma fiera di chi ha già pianto abbastanza lontano dalle telecamere. Sfilò l'anello che portava come fosse parte di sé, inciso all'interno con una parola che sa di promessa infinita, Sun Suz. Lo posò sul tavolo, e quel tocco metallico, morbido e definitivo, più eloquente di un discorso. Non aggiunse altro. Si alzò, attraversò la sala come se ogni passo avesse un peso misurato, e uscì senza voltarsi. Qui a Stelle Turche Rivelate vi chiediamo spesso. In quel momento, voi cosa avreste fatto? Avreste avvolto la scena nel silenzio, o avreste preteso risposte fino all'ultimo respiro della notte? Scrivetecelo, leggiamo davvero ogni parola. Quell'anello, fermo tra piatti a metà e calici trascurati, divenne il punto fermo al fondo della loro pagina condivisa. Nessuno la seguì. Non per indifferenza, ma perché la sua scelta era un annuncio chiarissimo, un'aria nuova che entrava dalla porta appena chiusa. Il gesto fu l'inizio dell'eco che invase il giorno dopo le bacheche. Il post di Sinem era asciutto come l'inverno quando rischiara. Non parlava di tradimenti clamorosi, ma della corrosione silenziosa del dubbio, quella che migliora le sue abitudini di notte. Si siede accanto ai pensieri e li cambia di posto finché niente è più lì dove credevi. Il suo messaggio rimbalzò ovunque. Donne e uomini condivisero quelle righe definendo la sua compostezza un atto di coraggio. Non c'erano colpevoli chiamati per nome. Non c'erano sentenze. C'era un principio. L'amore non respira dove il sospetto si mette a letto tra due persone. Ozan scelse il contrario, tacque. Gli amici lo descrissero come svuotato, non teatrale, ma stanco in profondità. Saltò impegni, si ritirò dall'ansia delle domande, lasciò che la squadra facesse barriera. Giorni dopo, arrivò un'immagine, bianco e nero. L'anello abbandonato su una superficie di legno, nessun volto, nessuna spiegazione, soltanto una frase breve su errori che chiedono un conto e sulla solitudine che, a volte, si comporta come un'ombra fedele.
I fan fissarono quella foto come si scruta un orizzonte cercando di interpretare la luce. Qualcuno ingrandì, qualcuno cercò nei nodi del legno un indizio che non c'era. E se sentite il peso di ciò che stiamo narrando, ricordate di mettere un like. Aiuta Stelle Turche Rivelate ad arrivare a più persone e ci fa capire che volete altre storie intime, raccontate da vicino, con rispetto e senza filtri. Indietro rispetto al clamore, esiste il loro dietro le quinte. Mesi di set che si allungano, orari che si scompongono, la stanchezza come compagna. In quell'andirivieni, l'anello era stato un'ancora, un'invocazione sorrisa in due. Scegliamoci, anche quando tutto gira troppo in fretta. L'incisione non era un vezzo, era un patto. E però i patti non sempre saltano per colpi fragorosi. A volte si spezzano per 100 piccole crepe che nessuno vede, per una somma di attimi trascurati, per domande rimandate fino a smarrirne il senso. Dopo, Sinem si è fatta rarefatta. Stop ai tappeti rossi, pause dalle interviste che una volta facevano parte del lavoro come il trucco e le luci. Il suo staff ha chiesto tempo, non domande, non insistenze, solo spazio. L'ha trovata la mattina presto, tra caffè silenziosi e passi lunghi, gli affetti stretti al fianco. Chi l'ha incontrata parla di una calma nuova, un quieto che ha dentro la fatica di chi ha scelto se stessa dopo mesi di usura emotiva. Ozan, dal canto suo, ha affrontato il vuoto con un rigore che sembra disciplina ma è solo tentativo di non crollare. Nessun gesto clamoroso, nessun tentativo di spettacolarizzare. Forse sapeva che alcuni finali restano puliti proprio perché non vengono trascinati nel fango della scena. E allora domandiamo a voi, comunità di Stelle Turche Rivelate, credete che questo amore, in una storia come questa, possa riprendere respiro? O lo scivolare dell'anello sul tavolo ha segnato la linea che non si oltrepassa? Scriveteci, la vostra sensibilità arricchisce questa stanza virtuale più di quanto possiate immaginare. Sui social le ipotesi continuano a ronzare. C'è chi scommette su una tregua, chi dice che il silenzio di quella notte non ha un ritorno possibile. Forse la ferita più profonda è questa, non sapere se ciò che si è rotto è stato un istante o tutta la struttura. In fondo, i dettagli dell'amicizia sul set contano meno dell'architettura emotiva che le stava attorno. Il dubbio aveva già preso posto nelle loro frasi, cambiato la temperatura dei sorrisi, rallentato risposte che prima erano immediate, creato distanza invisibile tra mani che si cercavano senza pensarci. Chi ha conosciuto un'ombra simile sa quanto pesa. Non è un evento, è un accumulo. Piccole esitazioni, sguardi che restano un soffio più del dovuto, telefoni capovolti sul tavolo, mezze verità che diventano abitudine. Famiglie, amici, colleghi hanno provato a fare da cuscinetto, a congelare i margini del dolore, ma ci sono finali che arrivano con l'inevitabilità dell'inverno. Puoi preparare legna, puoi chiudere bene le finestre, e sentire ugualmente quel freddo famoso infilarsi da una fessura che non avevi notato. La notte in cui lei se n'è andata, trascinava un trolley piccolo, riempito in fretta, quasi simbolico. Qualcuno dice che all'alba abbia lasciato la città. Altri giurano che sia rimasta, scegliendo un angolo quieto di Istanbul dove nessuno chiede nulla. Tutti, però, la descrivono allo stesso modo. Una donna che ha attraversato la propria paura e ne è uscita in piedi, più dritta di prima, perché non ha accettato di restare in un luogo dove il cuore si sentiva in pericolo. Questa non è tragedia, è trasformazione. Sono due persone impegnate a camminare dentro al vuoto lasciato da qualcosa che avevano difeso con forza. È la memoria che guarisce piano, all'inizio un soffio, poi un respiro, poi uno spazio che si riempie di luce in angoli che credevano destinati a restare bui per sempre. Ricordatelo, finali così non sono fallimenti. Sono verità che finalmente vengono pronunciate, e nel pronunciarle nasce una possibilità diversa. Mentre chiudiamo il viaggio di oggi qui su Stelle Turche Rivelate, vi invitiamo a iscrivervi, a scrivere nei commenti cosa vi ha toccato di più, e a premere il tasto Unisciti se desiderate sostenerci. La vostra energia ci permette di portarvi storie che, pur restando nel territorio dell'intrattenimento, cercano di toccare il cuore con delicatezza. Grazie per essere stati con noi. Restate al sicuro, restate gentili, e continuate a coltivare curiosità. È lì che le storie più umane trovano casa. E, ancora una volta, tenete a mente le nostre parole iniziali. Questo racconto è una messa in scena narrativa, un quadro emotivo e non un resoconto di fatti provati. Forse è per questo che ci parla così da vicino,
perché nelle pieghe di Ozane Sinem, in questa versione immaginata, riconosciamo incroci che appartengono a tutti. Il peso di una parola non detta, la tentazione di voltarsi e restare, la dignità di andarsene quando capisci che la fiducia, senza cure, diventa sabbia. E quel piccolo cerchio di metallo, inciso Sun Tzu, che in un attimo passa da promessa a testimonianza, dà ancora a memoria. A volte basta un suono, un gesto misuratissimo, per far capire al mondo che un amore, anche quando finisce, può essere raccontato con rispetto. E che i finali, come gli inizi, meritano silenzio, verità, e il tempo giusto per imparare a respirare di nuovo.